Ciao a tutti, amici dello Scorpione. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. La lettura di oggi è un approfondimento della lettura precedente, quindi della lettura generale che ho già pubblicato. C'erano tre linee importanti: quella spirituale, la linea delle relazioni e degli affetti e quella sul lavoro, e quindi andrò a pubblicare un video di approfondimento per ognuna delle tre linee. Oggi vediamo la crescita spirituale nel primo semestre del 2023. Giustamente ho ripreso le carte di quella stesa e l'energia generale era la carta della luna. Poi abbiamo la carta della morte al contrario, il 4 di coppe al contrario, l'asso di coppe, la regina di coppe e l'asso di spade. Se non avete ancora visto la lettura precedente, vi consiglio di andare a vederla, ma non è indispensabile, potete comunque vedere anche solo questa. Come sempre vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, quindi prendete semplicemente i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo, ok? Se non dovesse risuonare nulla, come dico sempre, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare e Venere, e per chi invece volesse contattarmi trova l'indirizzo email sotto nella descrizione del video. Allora, partiamo con la carta della morte. La carta della morte indica normalmente una rigenerazione, una chiusura di un ciclo e l'apertura di un ciclo nuovo, però qui è il contrario, quindi probabilmente c'è qualche cosa che non si riesce a lasciar andare. Andiamo a vederlo con i mini tarocchi, però vi dico già che è un qualche cosa, diciamo, che arriva da lontano. Infatti abbiamo anche la luna, parla tanto di passato. Andiamo a vedere, ok, con i mini tarocchi. Abbiamo un 5 di bastoni e la carta degli amanti. Quando c'è la carta degli amanti si fa riferimento a una scelta effettuata per amor proprio. Si parla di amore a 360 gradi, l'amore con la maiuscola verso gli altri e verso se stessi anche, no? Si tratta un po' di tirare giù la maschera qui. ehm, e con un 5 di bastoni potrebbero esserci dei conflitti, magari anche familiari, a livello di mentalità, a livello di... Sono conflitti. Normalmente con un 5 di bastoni sono conflitti di poco conto, sono cose, si potrebbe passare sopra, ecco, a queste cose, però comunque creano una sorta di dissapore, ma sento che fondamentalmente sono conflitti interni su come volervi bene, su come rinascere. Io credo che qui faccia proprio riferimento al come reinventarsi, come vi vedete voi, come vorreste vedervi voi, insomma. Sì, perché quando c'è la carta, a parte che è la vostra carta, però quindi sento che l'energia è bella importante, però è come se ci fosse bisogno di rinnovamento, sia da un punto di vista, direi, dell'amor proprio, magari del tipo di relazioni anche in generale, del tipo di scambio che state avendo con il mondo esterno e anche col vostro mondo interno, perché comunque appunto il 5 di bastoni parla sempre un po' di conflitti. Per qualcuno si tratta di sfidarsi. Questa prima parte del 2003 probabilmente imparerete a sfidarvi, sì, a fare delle scelte per amor proprio, perché vi ricordo che comunque quando c'è la morte si tratta di imparare a tagliare qualche cosa, ok? Bene, andiamo avanti con il 4 di coppe al contrario. Mm, il 4 di coppe normalmente fa riferimento a qualche tipo di opportunità, occasione, soluzione, strada, insomma, che non si vede. Molte volte fa riferimento al fatto che, soprattutto quando in questo caso è al contrario, che non ci sia un, come vi dico, un reale focus su voi stessi, cioè la morte è un qualche cosa, un passaggio un po' obbligato che dovrete affrontare, e questa è l'attitudine, diciamo così,
come affrontate, cioè, guardate la figura. È un po' per la serie sbattetemi addosso. Questa carta rende molto bene l'idea, c'è un po' di disorientamento, mi verrebbe da dire, non si sa bene da che parte muoversi, c'è paura in qualche modo di... ehm, Sento che qualcuno sta rifiutando di vedere qualcosa, sta rifiutando di accettare qualche cosa. Tenete presente che con l'energia generale della Luna si parla anche di proiezioni. Per proiezioni si intendono, vediamo se riesco a spiegarmi bene senza incartarmi con le parole. Pensare o supporre qualche cosa di qualcuno e dare per scontato che sia così. O, ipotesi, io ho un'aspettativa e do per scontato che anche gli altri abbiano lo stesso tipo di aspettativa. Questa è una proiezione, siete voi che proiettate la vostra realtà. Oppure, ecco, visto che c'è la luna, parliamo di paure. Quando si proietta una paura, io per esempio nella mia realtà di vita ho avuto delle brutte esperienze a livello, che ne so, di attività autonoma e quindi tutti quelli che incontro gli dico che l'attività autonoma è una grana, che non serve a niente, che sono solo problemi, che sapete, e di conseguenza c'è quel tipo di proiezione, si pensa che anche per gli altri sia così, che la realtà sia quella per tutti. Le proiezioni si fanno così e io credo che qui ci sia, per paura probabilmente di qualche cosa che è successo nel passato, una sorta di proiezione, nel senso che non volete vedere qualcosa, non volete accettare, state letteralmente rifiutando. Andiamo a vederlo, andiamo a vedere di spiegarlo meglio. Però sento che qui qualcuno o ha paura di essere rifiutato o sta in qualche modo cercando di rifiutare qualche presa di consapevolezza. Guardate che cosa è venuto fuori, sette di spade, la carta delle illusioni, delle maschere, delle bugie. Qui è proprio qualche cosa che vi state raccontando, che non volete vedere. E abbiamo anche il matto al contrario. Parla di una mancanza di fiducia, c'è qualcuno che ha paura a muoversi. Il matto normalmente parla di aver fiducia nella vita e di fare il salto, no? Il salto di fede. E qui invece no, ragazzi, siete molto sconsolati, ma perché avete una volta, io credo che veramente una volta che riuscirete a capire che cosa non state vedendo, perché la luna è illuminata a metà, l'altra metà è in ombra, quindi c'è qualcosa qui che non vedete di voi stessi, del vostro modo di percepire, di reagire, qualcosa, scrivetemi poi nei commenti che cos'è per voi, ehm, che in un certo senso vi impedisce di andare avanti come voi vorreste nel vostro percorso di crescita, di crescita. L'asso di coppe invece mi parla di un vostro movimento, di un inizio. Potrebbe essere un nuovo percorso di studi per qualcuno, potrebbe essere proprio un nuovo modo di approcciarsi, quello che qui mancava con la morte del contrario, qui invece è come se ci fosse qualche nuovo inizio, qualche nuova passione, qualche magari anche nuovo amore per qualcuno, perché l'asso parla di innamoramento, di fidanzamento, di nuovi incontri, di nascite, nascite di figli, nascite di idee, ok? Sento che vi approccerete a qualche cosa che vi darà un'espansione del cuore, vi darà quello che è quella fase che probabilmente qui non riuscivate tanto a vivere. Andiamo a vedere l'asso di coppe nello specifico. Ok. Due di spade, al contrario. Regina di pentacoli al contrario, di nuovo un asso di spade al contrario. Allora, qui potrebbe essere qualcosa. Potrebbe essere qualcosa legato, ragazzi, a al mondo femminile, perché abbiamo la carta della luna, la regina di coppe, un altro asso di coppe, la regina di denari che normalmente fa riferimento a un'educatrice, quindi è come se ci fosse o un nuovo tipo di studio, un nuovo tipo di percorso, o un nuovo tipo di maestria
che intraprenderete, che vi darà veramente la possibilità di lavorare tutto questo lato femminile di voi, uomini o donne che siate, possono essere, diciamo, studi o percorsi inerenti al mondo femminile fisico, quindi tutto quello che è la ginecologia piuttosto che l'ostetricia, fisicamente, cioè nel mondo terreno, può essere il modo, perché comunque qui abbiamo due carte che fa riferimento alla madre anche, quindi al modo di sentirsi madre, anche di se stessi, al modo di provare amore. C'è qualche cosa qua che vi allargherà il cuore. E per qualcuno può essere un educatore, un'educatrice o voi intraprendere questo tipo di ruolo, di insegnamento. È un po' come, sapete che ognuno di noi ha una sorta di scopo nella vita, no? E ci sono quelle persone che hanno proprio, fanno delle carriere per vocazione e sono proprio quelle persone che, ehm, come vi posso dire, che hanno trovato la loro strada, il loro percorso di vita, educano gli altri su quello che loro hanno studiato e normalmente il motivo di questo studio è sempre da una situazione, arriva da una situazione personale che si vuole risolvere. Vi faccio un esempio. Ehm, molti, non dico che sia così per tutti, però molti diventano medici perché in famiglia hanno una persona che sta male. Oppure, non lo so, tipo qualcuno che diventa nutrizionista o si avvicina al percorso di nutrizionista perché sviluppa dei problemi di alimentazione. Quindi per curare se stessi si impara, si affronta un certo tipo di percorso e quando si guarisce, quando si sana, si mette la propria sapienza a disposizione sì, degli altri. Questo è servire l'umanità, diciamo, ed è uno dei modi in cui si brucia karma, ok? E qui sento un po' che è la stessa cosa, è un po' come se ci fosse questa sorta di rielaborazione di questa parte femminile che se siete uomini potrebbe far riferimento a una parte creativa, magari vi avvicinate alla meditazione, imparate a sviluppare la parte empatica. Se siete donne potrebbe voler dire parlare, diciamo, di riequilibrare quello che è il divino femminile, fare quello che è un lavoro di zone d'ombra. Andiamo a vedere la regina di coppe, di che cosa ci parla. Un 5 di coppe al contrario, wow, è un asso di bastoni. Qui uscirete dalla situazione della morte. La situazione della morte presuppone sempre come vi posso dire, una circostanza di tristezza, di sofferenza. La carta della morte porta tagli. E comunque avendo anche l'energia del 5 di coppe che parla di perdite affettive, parla anche di occasioni perse, qui avete un 4 di coppe, era la carta dove non si vedeva l'occasione e il 5 di coppe è la successione, il fatto di piangere sul latte versato perché non si è colta l'occasione che è stata offerta con il 4, ok? Quindi sento che qui uscirete in modo attivo con un'intenzione, avete due assi e poi qui alla fine della lettura, quindi sento che ci sarà questo tipo di percorso interiore che vi porterà a lasciarvi indietro tutte quelle sensazioni negative, le proiezioni. Anche questa è una carta che ha la persona bendata, quindi quello che non si vede, no? Parla proprio di... sì, delle cose che vi nascondete, perché c'è anche poi comunque il 7 di spade. Però ripeto, arriverete davvero a trovare un perché, una presa di consapevolezza dal punto di vista materno, dal punto di vista della compassione, dal punto di vista ci sarà come vi dicevo, un curare il divino femminile. Se fosse un corso potrebbe anche essere per esempio qualche cosa che riguardi le fasi lunari, che riguardi il ciclo mestruale, che riguardi la sacralità della donna, ok? La sacralità della figura dell'archetipo anche proprio come madre. Andiamo a vedere l'asso di spade, di che cosa tratta. Cavaliere di pentacoli al contrario, un altro asso ragazzi, cioè due assi di coppe, asso di bastoni, asso di spade e asso di denari. Sì, arriva la chiarezza mentale, qui c'è l'intenzione, la presa di consapevolezza, si capisce come andare avanti, si capisce come iniziare a trovare più amore, mi viene da dire così, anche se poi a livello pratico le cose forse sono un pochettino ferme, però arriva la chiarezza mentale, si fanno i tagli che con la morte al contrario qui
era un po' faticoso magari vedere, si fa quel lavoro di ok, capisco che cosa serve alla mia evoluzione personale, capisco come volermi più bene, capisco quale potrebbe essere il mio nuovo scopo di vita, perché qui davvero inizia qualcosa, eh. Qualcuno qui potrebbe avvicinarsi a un lavoro, un percorso, un incontro che svilupperà poi tutto questo, vi darà come una presa, come un, come posso dire, sì, quando c'è il 2 di spade al contrario perché iniziano a togliersi le bende. Qui vediamo proprio il fatto che lavorerete quello che è il lutto, la perdita, il trauma. Lo sento molto come lavoro zone d'ombra, ok? Quando c'è il divino femminile così forte è perché si fa un lavoro di zone d'ombra, quindi il lavoro del perdono, il lavoro del bambino interiore, tutte queste cose qua. Se volete farli, ci sono un sacco di meditazioni online molto valide, potete già iniziare a farle così, diciamo come meditazioni guidate, se siete ai primi passi e non sapete come muovervi. Ok, andiamo a vedere da un punto di vista temporale come si svilupperanno gli eventi. Vi ricordo che comunque il tempo è fluido, quindi se una cosa, ipotesi, dovesse succedere a febbraio nella lettura di tarocchi, magari fisicamente potrebbe succedere a marzo o maggio, magari già gennaio, ok? Quindi va bene. Ehm, Andiamo a vedere per gennaio come si parte. Ok. Wow, un 10 di coppe a gennaio. Abbiamo una regina di bastoni al contrario per febbraio. Un 5 di coppe, ragazzi, nuovamente, era già qui a marzo. Vediamo un po' cosa abbiamo per i 3 mesi successivi. Il diavolo, il papa e il 5 di bastoni che avevamo già qui all'inizio della lettura. Adesso vi centro anche un po' più le carte, un po' di più. Ok, allora partiamo con questo 10 di coppe. Il 10 di coppe qui in realtà parla di una situazione di completamento, di compimento, di appagamento, cioè il 10 di coppe è un 10 e quindi una carta di chiusura e inizio cicli e vediamo qui che c'è la morte. Però giustamente abbiamo la carta degli amanti, è una sorta di appagamento che abbiamo diciamo verso gennaio. Credo che le cose inizino a diventare un po' più particolari, diciamo così, verso febbraio, perché avendo questa regina di bastoni al contrario potrebbe indicare una vostra perdita di potere personale. Lo rivedo un pochettino qui nel 4 di coppe, il fatto che siate un po' lì ad aspettare, a guardarvi intorno, insomma, proiezioni, sento un po' di sfiducia. Andiamo poi dopo a vederlo con i mini tarocchi. E poi ho un 5 di coppe verso marzo, quindi io qui sento che a marzo potrebbe esserci questo cambio, questa presa di consapevolezza, perché poi abbiamo il diavolo, ad aprile e subito dopo il papa, quindi 2 carte molto in contrasto. Quindi io qui sento che il passaggio fondamentale sarà all'inizio della primavera, tra marzo e aprile direi, dove qui prenderete consapevolezza della regina di coppe e qui con la carta del diavolo ci sarà la caduta dell'ego, la caduta delle proiezioni, i tagli. Il Papa mi dice che perché i tagli? Perché poi dietro abbiamo il Papa, quindi dopo il diavolo, dopo quello che sono le tentazioni dell'ego, dopo quelle che sono le energie un po' contorte, le schiavitù, che normalmente sono volontarie, con il diavolo, arriva la presa di consapevolezza. Il Papa è colui che canalizza i messaggi e li comunica al mondo, quindi qui c'è un comunicare a un qualche tipo di gruppo, di comunità, perché abbiamo poi un 5 di bastoni, un certo tipo di decisione, un certo tipo di scelta, io credo, perché qui abbiamo tanti assi e quindi c'è una nuova presa di posizione, c'è un nuovo inizio, un nuovo modo di agire, un nuovo modo di pensare, un nuovo modo di amarsi. Sento che farete una rivalutazione del vostro lato femminile, uomini o donne che siate. Gli uomini è come se diventassero più empatici, più amorevoli verso se stessi, probabilmente qualcuno non ha avuto una madre che ha trasmesso questo tipo di amore, quindi qui sento che qualcuno imparerà proprio ad amarsi. Ok, andiamo a vedere con i mini tarocchi, di spiegare anche queste carte.
Andiamo a vedere il 10 di coppe che cosa rappresenta per voi. Asso di un altro asso ed è il terzo di coppe. E 10 di bastoni. Ho come l'impressione che qui sia andato storto qualcosa con l'asso di coppa inizio lettura, ma che comunque non vi manchi quello che è una stabilità di base. C'è anche un altro 10 che spiega un 10, quindi ripeto, qui si tratta di lasciarsi indietro un ciclo precedente per ricominciare con tutti questi assi, per ricominciare un nuovo ciclo più centrato, mi verrebbe da dire su un equilibrio, perché quando c'è la carta della luna normalmente si parla di zone d'ombra e vedo che lavorerete queste zone d'ombra. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Difatti abbiamo la temperanza e il 4 di pentacoli. La temperanza è una carta che porta in equilibrio, ok? Quindi qui si tratta di capire il divino maschile e il divino femminile come vanno riequilibrati con la carta della temperanza. Perché comunque avendo un 4 di pentacoli sento che molte persone hanno una sorta di attaccamento, probabilmente a qualche cosa di materiale perché è pentacoli, probabilmente a quello che è anche una routine, un'abitudine quotidiana, se non è necessariamente qualche cosa di materiale, ok? E sì, è proprio quello. Io direi che verso febbraio c'è una sorta di... Scusate, non prendete sempre tutto con le pinze quello che dico, tenete presente che le energie cambiano, però mi rendo conto che certe volte parlo un po' senza filtro, perché la prima parola che mi sarebbe venuta da dire è che vi sento affossati. Però ripeto, è sempre tutto questione di attitudine mentale. Quindi è perché siete un po' troppo, secondo me, in questa sorta di nebbia, diciamo, a livello mentale e anche a livello spirituale. Cioè, sento che molte persone si stanno chiedendo, ma io da che parte devo andare? Perché se qui è finito qualche cosa e voglio continuare nella mia crescita per amor proprio, per amore di me stesso o me stessa, ma mi manca la fiducia fondamentalmente. Cos'è che non vedo? Qui lo andiamo a vedere poi ad aprile, cos'è che non vedete. Ok? C'è bisogno proprio di ritrovare, sì, perché la regina di bastoni è al contrario, è un po' come dover imparare di nuovo a prendere le redini della vostra vita in mano. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Abbiamo un 3 di pentacoli, la sacerdotessa, un cavaliere di coppe e un 3 di bastoni. C'ho il tavolo troppo piccolo, ragazzi, non mi stanno su tutte le carte. Ok. Mm. Bene, allora, la sacerdotessa mi parla di intuizione, di nuovo un'altra carta di forte intuito femminile e normalmente parla anche di inizio di nuovi studi, quindi potrebbe essere che questo asso di coppe che vi dicevo qui, vedere come un nuovo inizio di un nuovo percorso, una nuova passione, una nuova espansione del cuore, per molti sento che potrebbe essere un percorso di tipo olistico o di qualche tecnica naturale di riequilibrio energetico. E con la sacerdotessa qui a marzo, diciamo che per molte persone potrebbe esserci questo corso, questa conoscenza di questa persona, perché magari poi la regina di coppia è una persona, magari una terapeuta, una madre, anche solo un'amica vicino a voi che vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. Però tenete presente che avete un cavaliere di coppe e un 3, scusatemi, e un 2 di bastoni. Qui si parla per qualcuno proprio di una proposta lavorativa, secondo me, che vi darà la possibilità di sviluppare quello che voi avete imparato fino adesso su di voi per curare voi stessi, quello che vi dicevo un po' prima, no? Anche perché una carta del 3 di Pentacoli parla di progetti, parla di collaborazioni e poi c'è la carta dell'offerta sotto. Quindi per qualcuno si potrebbe trattare di progettare un nuovo tipo di inizio, un nuovo tipo di futuro con il 2 di bastoni. Però andiamo a vedere il diavolo, perché c'è questo diavolo ad aprile, andiamo un po' a vedere. L'eremita e il cavaliere di coppe. Ah, sì, qui arriva con l'eremita il bisogno.
di ripulire il più possibile. Perché giustamente febbraio c'è questa sorta di guarigione con la carta della temperanza, diciamo di innalzamento delle vibrazioni, però ecco, siete all'inizio, sento, di un percorso, o comunque in un momento un po' scarico verso febbraio, diciamo così. Ehm, a livello di, a livello di, come si dice, non di impulso, a livello di stimolo personale, vi sento un po' scarichi, vi sento un po' così, no? E qui però abbiamo anche un re di coppe al contrario, qui c'era la regina di coppe. Io credo che ci sia qualcuno o che non vi appoggia come voi vorreste, perché ricordo che qui avete 4 di coppe, qualcuno è focalizzato su quello che non ha e non si rende conto delle occasioni che potrebbe avere e c'è una paura del rifiuto fondamentalmente a chiedere aiuto, ok? Quindi potrebbe essere che qui in effetti una persona vi possa dire magari così di aiutarvi, vi faccia delle promesse, perché ricordiamoci che l'energia del diavolo tiene agganciati e in realtà poi voi vi sentiate soli con la carta dell'eremita in questo tipo di passaggio, percorso, un nuovo inizio. ehm, e vi dirò che con la carta del re di coppa al contrario ci potrebbe essere una sorta di turbinio emotivo e lo rivedo un pochettino qui con il 5 di coppe, no? Anche qui avevamo un 2 di spade, la carta dell'indecisione, e anche qui c'è un 2 di bastoni, che è una carta di indecisione anche quella. Andiamo a vedere perché c'è il Papa a maggio. Asso di pentacoli nuovamente, un altro asso ragazzi, e di nuovo comunque girato al contrario. Poi abbiamo un 7 di coppe, un 4 di bastoni e un re di pentacoli. Allora, il Papa normalmente parla di ufficializzazioni, di qualche cosa che è riconosciuto dalla società, di qualcuno che comunica o una comunicazione. Qui abbiamo un asso di pentacoli al contrario, che parla di qualche cosa che in realtà non inizia, non c'è un inizio reale concreto, oppure parla di false partenze. Il 7 di coppe, carta di illusione, carta di illusione, carta di proiezione. Un 4 di bastoni che sinceramente ragazzi con il Papa sono due carte che parlano di matrimonio, di contratti e di festeggiamenti, soprattutto quando sono insieme. Quindi ci potrebbe essere in mezzo un matrimonio, una proposta ufficiale, perché ricordo che qui avete il cavaliere di coppe, quindi c'è qualcosa che viene a galla, mi verrebbe da dire, e in effetti anche qui con questo asso di spade si vede. Abbiamo poi un re di pentacoli e qui il re di pentacoli normalmente è una persona, una guida e lo vedo perché comunque c'è anche questo papa, può darsi che questo nuovo percorso che intraprenderete, che potrebbe anche essere la stessa energia della regina di coppe, il papa e il re di denari, perché sono comunque tre figure che tendono a essere lì per gli altri, ad aiutare, a guidare, ok? Qui sento che qualcuno veramente ci sarà un taglio delle proiezioni. Datemi ancora un paio di carte per il 5. Ok. Allora, 5 per il 5 di bastoni, 5 di coppa al contrario e la carta della regina di spade. 5 di coppa al contrario ce l'avevate già qui, quindi sento che sarà un buon periodo, ragazzi, l'inizio del 2023 per tagliare con determinazione quello che non serve più, i conflitti, le competizioni che vedevamo qui all'inizio con il 5 di bastoni, le riabbiamo qui alla fine a giugno. Vi dico, l'unica nota un po' così dolente forse è questo diavolo, ma credo che faccia riferimento al vostro isolamento, magari per qualcuno voluto, perché quando c'è la carta dell'eremita si tende a sentirsi soli o a cercare l'isolamento e vi ricordo che la luna, diciamo che il demone della luna è la paura tende a contrarre, tende a bloccare i movimenti delle persone, no? Quando uno ha paura piuttosto sta fermo, non fa niente. Ecco, è un po' questa l'energia forse ehm, ad aprile, ma perché credo che con questo re di coppe stiate cercando di capire che cosa si deve far maturare o cosa sarebbe meglio. C'è qualcosa che qui non è al punto giusto, ecco, diciamo così.
Ok, andiamo a vedere un oracolo. Wow, 3 oracoli, molto bene. Essere divini, e vi faccio notare che questa figura ha un occhio giallo e un occhio azzurro o blu. Un occhio giallo come il sole, maschio, yang, e l'azzurro, la luna, la notte femminile, yin. Quindi il punto, avevate anche, ecco, infatti, la temperanza è la stessa cosa, ha il rosso che riguarda il fuoco, diciamo lo yang, e la luna, lo yin, rappresentata con il blu. Qui si tratta di risollevare il vostro divino femminile, ma sento che c'è proprio un lavoro in questo senso, in questo inizio del 2023, a livello spirituale, intendo, perché questa comunque è una lettura spirituale. Andiamo a vedere poi, abbiamo resilienza, wow, carta numero 30. Nonostante la morte, nonostante questo periodo magari un pochettino di confusione, si va avanti, vi consiglia di andare avanti con resilienza, con resistenza, mantenendo l'attitudine positiva. Wow, e poi abbiamo la carta numero 15, autorealizzazione, ragazzi. Qui si va verso un nuovo inizio di tipo determinato. Avrete una guida, probabilmente vi appoggerete a qualcuno. Non è detto che sia una guida magari tipo psicologo o tipo qualche, non lo so, agopuntore, perché normalmente quando ci sono le figure di coppe parla un po' di quello, no? Dei terapeuti a livello spirituale. Però può anche essere semplicemente magari una guida online, magari trovate uno YouTuber che vi ispira particolarmente da seguire in qualche vostra passione o non so, e potrebbe aiutarvi in questo senso. Può essere un amico, può essere un collega di palestra, mi dicono. Quindi rimanete aperti fondamentalmente, perché state andando verso l'autorealizzazione. Andrete a fare un lavoro delle zone d'ombra per riuscire a creare una nuova realtà. Anche qui abbiamo verso giugno la regina di spade che taglia quello che non serve, taglia questo dolore che non serve, perché quando c'è il 5 di coppe si parla anche di senso di colpa, e il senso di colpa non sempre serve. Un consiglio può essere: provate a farlo. Se siete un po' sensibili a livello energetico, ve ne rendete conto, a livello di campo energetico proprio intendo, provate a dire una frase con io mi sento in colpa per, e ascoltate il vostro campo energetico come si comporta, e poi la stessa frase dite io mi sento responsabile per. Vedrete che il campo energetico cambierà. Provate e scrivetemelo nei commenti. Ok, ultimo oracolo, visione. Abbi fiducia nella tua abilità di, ecco, vedete, di creare la visione nella vostra anima. Prima lo dovete visualizzare nell'anima. Ricordatevi che la luna è collegata col subconscio. Parla anche di sogni, sia ad occhi aperti ma anche ad occhi chiusi. Quindi potrebbe essere molto interessante per voi appuntarvi i sogni in questo primo semestre del 2023, perché alla lunga si crea come un codice di traduzione per voi, no? Capite che fare il sogno in quel modo lì per voi vuol dire quello. Insomma, ci sono delle potenzialità che potreste sviluppare anche ad occhi aperti, i sogni ad occhi aperti. Abbiate fiducia in quello che voi potete visualizzare e di conseguenza creare. Cari amici dello Scorpione, questo che è quello che avevo per voi dal punto di vista della crescita spirituale per il primo semestre del 2023. Spero che la lettura vi sia stata utile. Se sì, potete mettere un like, potete iscrivervi, potete condividere, commentate, mi raccomando. Potete anche fare una donazione se vi fa piacere. Ogni tipo di supporto per me è importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi auguro un inizio 2023 splendido. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!